Emanuela, ciao Elena. Ciao. Due escursionisti esteri. Andiamo sul Io- Monte Everest. non me li preparo, arrivano così. Fantasia e creatività fotografica. Mhm. Magari sarà anche il titolo, chi lo sa. Voi che state vedendo il video, già lo sapete che sarà il titolo oppure no. Non sappiamo cosa sarà. E il tema di questa seconda sessione di Emanuela, che ha lavorato con noi 3 mesi fa e che ha già fatto un bel pezzo di strada. 5, 4, 3, 2, 1. Scendiamo nel seminterrato di Emanuela. Allora, mi è proprio venuta in mente questa immagine di questa cima innevata molto molto alta e mi è venuto Everest, che inizia con la E. Mhm. E poi le due che hai detto, viste proprio una che fa specchio all'altra e si uniscono anche le gambette in mezzo, quindi diventano due rettangoli uno sopra l'altro. Mi è arrivata questo simbolo. Ok, benissimo. Oggi parleremo tanto di simboli. Ti dà l'autorizzazione, Emanuela? Sì, me la dà chiedendomi di aiutarla a ehm, mm, avvolgere questo simbolo, questi due rettangoli, appunto uno sopra l'altro, intorno a questa cima innevata, solo che non riesce a unire i due capi in fondo. Perché è troppo grande la cima. È troppo grande la cima, e quindi mi chiede di aiutarla a trovare il modo, Beh, farle può vedere il modo. alzarsi, si può elevarsi e la punta più in alto è più piccola, è No, più stretta. perché deve andare lì. Perché deve andare lì? Mm. Deve andare lì perché non deve andare in cima, deve andare in mezzo e quindi in mezzo è troppo stretta, troppo Ok, corta. di profilo questa immagine è una A. Di Mhm, rovesciata al monte, la sua sezione è la gambetta orizzontale, cioè un tratto orizzontale. mhm. A, perché A? Ah, che però appunto, se lei gli mette questa banda, che è un po' come se fosse un cerotto per tenerla unita, la A come inizio, come prima lettera mi dice, mi fa vedere. Eh, mm, la A come inizio si sente divisa in due, sgretolata, come i due rettangoli che però deve unire. Come se gli mettesse il cerotto per tenere le due parti unite. Come se ci fosse Mm. la divisione, come se si sentisse divisa a metà. Va bene, cinema. Finalmente questa è una sessione senza disincarnati, senza richieste del cinema, ma il cinema lo chiamiamo lo stesso e chiamiamo l'autore di quel libro che parla di simboli e nuova omeopatia. Non mi ricordo manco l'autore, tanto non lo citeremmo. È una piccola passione di Emanuela, insorta nel frattempo. Attraverso l'applicazione con un pennarello sulla pelle di determinati simboli si ottengono determinati risultati analoghi alla modus operandi dell'omeopatia. Chiamiamolo. Sì, è lì e ha iniziato subito a farci vedere cosa lui vede. Ok, vediamo. Sì, allora lui vede proprio nella
in altre dimensioni lui vede l'unione, e dice ci sono delle linee che se tu le sposti un'estremità verso un punto e unisci queste linee, no? Per ogni sequenza di linee che tu vuoi unire viene fuori un agglomerato di puntini che si illuminano e a livello energetico creano un certo campo vibrazionale, mi fa vedere, che va a risuonare con una certa frequenza e a seconda della frequenza con cui risuonano è come se lui agganciasse, mi fa vedere, aggancio con questi puntini, con questo agglomerato di puntini che si crea, che si illuminano, aggancio quella frequenza che la persona vuole cambiare, ok? E sposto, tirando le linee, sposto questa frequenza su un altro livello, diverso da quello in cui è adesso, e così sposto la frequenza in cui la persona si sente a disagio, discordante o con un sintomo. Non so se sono riuscita a descrivere l'immagine. Facciamo un esempio. Uno ha l'allergia ai pollini. Ok, lui guarda nel campo, crea questo simbolo che è dato data dalle linee che lui vede, che gli appaiono focalizzandosi sull'allergia ai pollini di quella persona. Ok, in questo caso mi fa vedere un triangolo con due linee verticali, più o meno, no, che dividono il triangolo in tre, su due linee verticali. Ok, prende tutti i puntini di questo triangolo, li unisce con le frequenze dell'allergia al polline di questa persona. Ok, sposta tutti questi puntini verso l'alto e la vibrazione dell'allergia al polline sparisce perché sposta la frequenza. È interferito? Non è interferito. Ogni tanto capita che le linee che lui vede del campo sono disegnate dalle interferenze della persona, ma lui non lo vede. Non so se mi sono spiegata. Perché questi simboli vanno bene per tutti? Ci sono perché i simboli che vanno bene per tutti rappresentano gli archetipi. Quei simboli lì che vanno bene per tutti rappresentano gli archetipi, quindi sono più delle frequenze sociali. Ok, quindi ci sono mi fa vedere che ci sono dei simboli che vanno bene per tutti, e quindi funzionano sulla persona non così in maniera molto profonda e efficace, no? Un po' in generale. E poi invece mi fa vedere che si possono creare dei simboli, cioè si visualizzano dei simboli molto individualizzati per ogni persona. Ok. Spesso capita che i simboli, quelli sociali, archetipi, siano più interferiti rispetto a quelli individuali. Va bene. Viene nel cinema? Sì, sì, è proprio lì davanti, ci stava raccontando, mi stava facendo vedere tutte queste cose. Emanuela, vibrazione. 23 miliardi. Consapevolezza. 178. PS. 42. Vite. 1327. Cervello. 9.1. Beh, direi buoni valori. Interferenze eteriche.
Allora, ci sono solo questi due uomini del tempo, e in mezzo c'è una mantide e loro tre lavorano assieme e è come se tenessero, allora, i due uomini del tempo tengono Emanuela, uno da una parte e uno dall'altra, come se fosse legata a due corde, e la mantide in mezzo che dice agli uomini del tempo tirate un po' più a destra, un po' più a sinistra, e intanto come se mandasse a Emanuela dei messaggi Di che tipo? di convincimento, come posso dire, sì, di convincimento, ehm, convincimento, cioè bei messaggi che deviano un po' la sua strada, che attirano, ecco, dei messaggi di attrazione, ecco, attrattivi. Ok, quindi ricapitoliamo. Mhm. Entità eteriche, Ci sono solo questi due uomini del tempo e la mantide. mentali, Si chiama, l'unica che c'è di livello 3 si chiama aggancio emotivo e è praticamente come se fosse una specie di casco esterno, ok? Quindi con un cerchio che si appoggia sulla testa e ha tipo delle bacchette che vanno verso l'alto e sopra c'è appoggiata una specie di nuvola e in questa nuvola ci sono dei pensieri che agganciano le sue emozioni, soprattutto relazionali. Amorose, ma in qualche maniera anche di amicizie. Più amorose, ma in una certa percentuale anche di amicizie. Quindi proprio ehm, sono dei pensieri che la tengono agganciata a determinate persone, quasi come se fosse un'esigenza senza se lei non fa queste azioni si sente abbandonata, ecco, quindi l'aggancio emotivo è quello, con i pensieri creati da questa entità mentale. impianti, Questo qua mentale qua, e poi appunto c'ha tipo come se fossero due anelli dove si agganciano le due corde degli uomini del tempo qua sui fianchi, a destra e a sinistra. nuovo progetto che Emanuela si è regalata. E non sono ironico, perché senza un nuovo progetto lei non va avanti. Mi viene trasonanza. Trasonanza. Sì. Le risuona le fanno risuonare delle vibrazioni che lei segue per renderla meno lucida. Quindi è quasi trance, sonanza che risuonano. Chiamiamo nel cinema il tizio che si è rifatto vivo, come era stato anticipato nella sua sessione. Allora, è uno strumento ideale. Diciamo, allora, due cose. Allora, lui è uno strumento ideale per le sue interferenze, per tenerla in questo trance non lucido, ok? Utilizzando la risonanza degli interessi in comune. E in più, per lui è un po' la stessa cosa, nel senso che per lui è diciamo
essere agganciato a Emanuela è utile, lo usa come, diciamo, usa Emanuela per le sue scoperte, per la sua evoluzione. È come se venisse agganciato a sua volta da Emanuela che attraverso le sue intuizioni riesce ad aprire uno spazio, ok, in questa persona dove lui si trova incastrato. Quindi diciamo si usano a vicenda attraverso le loro interferenze. Anima gemella? No, non vedo niente. Di... No, di affettivo, vedo proprio solo un inganno di agganci emozionali attraverso il loro desiderio di evolvere spiritualmente. Un amico? Sì, come amico potrebbe essere molto interessante, ma deve riuscire a sganciarsi da quella parte emotiva che appunto la manda in trance non lucida, ecco. E attraverso magari questo amico che lei può conoscere altre persone. Sì, come avevo già visto l'altra volta, Cioè io non so per dire, io vedo che lui le presenta apposta altri uomini. Sono impazzito? apposta, sto guardando Apposta, apposta. con quella vaga idea di, bah, chissà, lui sarebbe fatto apposta per lei, cose così. Ah, So. ok. Come potrebbe fare un vero amico etero, diciamo, Mhm. per una vera amica etero, no? Che magari non glielo va proprio a dire, però sai che viene anche un mio amico, fatto apposta in quel Allora, senso. vedo questa cosa qui, forse appena però è simile, nel dettaglio vedo che è come se lui le presentasse qualcuno, pensando che a quel qualcuno possa essere utile la sua capacità intuitiva, ecco. Di Emanuela. Sì. E da lì Questa cosa- puntini puntini. Sì, da lì puntini puntini. Solo nel momento in cui lei riuscirà a fare lo sgancio dalla parte emotiva, diciamo, in cui la tiene l'interferenza mentale, l'entità mentale. Prima stava con una persona, giusto? Emanuela. Giusto, Emanuela? Ti sei staccata? No, non mi ricordo. Sì, era, No, era sposata. separata. Sposata. Separata. Beh, se lei fosse ancora sposata, separata, Mhm, dalla vecchia sessione, dopo la vecchia sessione, mhm. a quanto vibrerebbe? Quanto starebbe come frequenza? 4 miliardi. Ok. Mm, mm. Ok, causa esoterica dell'incidente in auto. Allora, ci sono due parti, c'è una parte dove hanno, diciamo, le sue interferenze hanno preso l'occasione di spingere Emanuela a lavorare intensamente di notte per spingerla in un turbine, proprio in una, come se l'avessero spinta proprio fisicamente a rotolare nel lavoro di notte. Ok, l'immagine che ho in eterico è proprio lei che viene spinta a lavorare tantissime notti di seguito, eh, a tal punto da non poterci stare dietro fisicamente, no? Quindi in eterico è proprio come se cadesse e iniziasse a rotolare Mm. nel tempo, ecco. Eh, e, questo era, diciamo, lo scopo iniziale. Nel momento in cui lei ha prenotato la sessione, è come se fossero, avessero, eh, come posso dire, le interferenze come se si fossero accorte che questo rotolare
non l'avrebbe fatta arrivare a oggi Mm? e quindi ieri hanno tentato di fermarla. Gli uomini del tempo. Sì, Ok, gli uomini del tempo sono suoi. sì, certo, sì, era per capire, per spiegare cosa è successo in eterico, ecco. Quindi Sì, nel è suo come gioco... mi è venuta dimmi. un'altra cosa, gli uomini del tempo che sono suoi, quindi è come se in un certo senso la PS ieri mm, no, allora la PS era lanciata oggi e c'erano le altre sue parti che avevano un certo, erano molto legate fortemente alla paura di oggi, nel senso al salto che avrebbe potuto fare con un'altra sessione oggi. Mm, E quindi, mm, ok, ieri c'è stato questo scontro che ha provocato il suo incidente. mm. Quindi la PS è molto lanciata verso oggi e tutte le altre parti che hanno frenato. Quindi sì, è Ok, un'interferenza. allora, io non è che consideri le interferenze tanto intelligenti, però un po' lo sono. Mhm. Far fare un incidente a una che domani fa la sessione non significa spingerla a non fare più la sessione. Mi è capitato, forse in 7 anni, mi è capitato una volta. Mm. Solitamente, anzi, uno fa la sessione ancora più convinto. Quindi, qual è il vero motivo dell'anima di Emanuela di distruggere sta macchina? Che non era sua ed era della famiglia e che adesso, insomma, la situazione è un po' complicata. Esatto, allora l'anima, allora diciamo c'era quella parte che non voleva farla arrivare oggi. Ok, l'anima che invece spingeva a oggi. Quindi quello che posso vedere è proprio che la PS ha vinto, tra virgolette, nel senso è stata in quel momento lì più forte, quindi no, allora noi andiamo avanti, noi nel senso le varie parti di Emanuela, quindi lei, Mhm. io vado avanti, io voglio andare avanti su questo percorso che ho deciso profondamente invece di percorrere. Ok, e quindi come lei ha ben detto prima, mentre ci esponeva i punti, con questa situazione, con l'incidente di ieri, dovrò rivedere molte cose nella mia vita e quindi la PS è come se nell'insistenza, diciamo, delle altre della resistenza di Emanuela avesse preso la palla al balzo per dire ok, ci sono delle parti che frenano molto e io spingo, ok? Allora adesso mh, creo qualcosa per far sì che tu debba cambiare delle cose per forza. Ok, quindi ha creato una situazione in modo tale che Emanuela modifichi eh, la sua routine, la sua comfort zone in cui si era messa ora per appunto continuare più velocemente la sua evoluzione. Perché ieri mi viene da dire proprio perché proprio ieri è come se fosse io in eterico vedo proprio la PS che spinge e poi c'è questo freno, è riuscita a spingere fino a ieri. E poi è come se ci fosse stata l'esplosione. Vedo proprio una spinta contro il muro. Ok, quindi è arrivato al muro, esplode perché esplode tutto, pum, perché non può andare oltre. Ok. Ok. Ehm, Emanuela ha la corona? E secondo me quello che lei le intuizioni che gli sono arrivate, il disegno che gli è arrivato, è proprio l'impianto che gli ha messo l'entità mentale che è tornata. Era la sua PS che giustamente come dice lei quando disegna gli arrivano delle intuizioni e era proprio questa cosa qua, l'impianto. Gli è stato messo ora per fare, come non ricordo più, aggancio emotivo, giusto? Mhm. Mm. Ha aggancio emotivo, sì. Mm.
che ha quell'impianto proprio qua mentale con questo cerchio, no? Che, come un piatto sollevato che sostiene questa nuvola di aggancio emotivo. Ecco. Vabbè. Vabbè, Mm. dopo ci torniamo sulla corona. Mhm. Va bene, simboli. Entriamo nel mondo dei simboli. Mhm. Con il nostro mondo, noi siamo in un mondo di simboli. Sì. Mondo dei simboli. Creiamo il mondo dei simboli, dove ci sono solo simboli. Apriamo la porta e entriamo. Emanuela, tu, io, se vuole il suo amico, se vuole l'autore del libro. Mhm. Cosa vedi? Mi è apparso un po', mi è apparso come se fosse un Truman Show, nel senso proprio come se fosse questo mondo fosse una cupola disegnata, ok, dove dentro è tutto luminoso bianco e dove ci sono questi simboli che camminano e fuori c'è questa figura che guarda tipo da una lente da sopra e schiaccia dei tasti a seconda di quale simbolo deve camminare, deve muoversi. Quali simboli ti arrivano così, da Allora, soli? questo, così. 2i? No. No, Giralo un pochino più a praticamente destra. Ah, ok, ok. così. Poi, Che significa? aggancio e traino, mi dice come se agganciasse da qua e poi traina di qua. Ehm, aggancio e traino, un peso, eh, eh, indica un carico pesante da trasportare. Poi c'è una V tagliata a metà da una linea, Mhm. così davanti, che un po' rappresenta un po' quello che ci ha fatto vedere all'inizio Emanuele, quindi la sua divisione a metà. Mhm. La linea centrale è più alta delle due linee, Parte da sotto e, sì, sì, e va oltre, sì. a oltre. Ok. Una specie di lancia, diciamo, Sì, mm, la punta di una lancia. sì, sì. Poi magari Emanuele andrà a vedere se questi simboli ci sono nel libro, assomigliano a... Mm. Vediamo. Cerchiamo un po'. Sì, poi è sempre una V con un cerchio dentro, così. Ok. Eh, qui invece è come se fosse la... Ecco, allora questo, è arrivato la sequenza proprio di questi tre. È ehm, agganci e traini con un forte peso. Questo ti divide in due Mhm. e la soluzione è accogliere invece la pienezza. Bello, molto bello. Mm. Capito. Va bene, monade, un cerchio con un puntino in mezzo. Emanuela lo canalizza questo simbolo. Voleva sapere se canalizza le arriva, se tutto questo è giusto, positivo, pulito, interferito, parzialmente interferito, completamente interferito. La monade, però comunque questa strada le interessa. Allora, quello che ho visto molto chiaro prima mentre ci descriveva questa cosa dei simboli è, ok, la monade è evidentemente la vita, ok? È proprio l'inizio della vita, la cellula, mi viene da dire. Quindi la vedo proprio, parti da lì, dal primordiale, dall'essenza, dalla vita, da quello che va verso la vita. Mm? Mhm.
più l'utilizzo di questi simboli rimane astratto, nel senso senza concretezza, e più rischia di poter essere interferito. Il fatto che lo si disegni sulla pelle, secondo me, è molto buono perché lo unisce alla materia. E quindi quello che ho visto è che le interferenze fanno molta più fatica a intervenire. Mhm. Ok, quindi il fatto che venga disegnato è una buona cosa. Le arriva la monade, chiamiamola monade. E andiamo al momento in cui le arriva la monade. Mi è arrivato mentre parlavamo della monade, dopo un disegno, lei ha fatto un disegno o il giorno prima o qualche ora prima o qualche momento prima, Mhm. ha fatto un disegno e dopo il disegno le è arrivata la monade. È come se ehm, dopo il disegno le arrivino le intuizioni a lei molto utili. Sono molto simboliche, quindi tipo ha detto che le è arrivata, no, ha disegnato lei con la corona e poi gli sono arrivati come se mettesse tanti ad eternum a formare una corona. In realtà non era la corona, cioè deve interpretarlo molto profondamente, non era la corona, ma in realtà, come ho detto prima, lei ha disegnato questo impianto che aveva, ok? Quindi la monade, vista come vita, se vado a vedere nel dettaglio, significa parti da lì, parti dalla base, parti da ciò che è essenziale, che ti porta verso il benessere. Perché potrebbe essere interpretato, ok, la vita, quindi è una cosa bella, sono felice e serena. Ma in realtà è proprio un'indicazione di dove andare a vedere nel profondo. Quindi può partire da un simbolo che le arriva Mhm. e poi magari fare un disegno su quello che le è arrivato per andare più nel profondo. Mm. Utilizzare le due cose assieme. Ecco. Emanuela sta avendo un percorso molto interessante, a mio avviso. Chi era in vite parallele passate? Per essersi gettata, essere matura per per gettarsi in un mondo di simboli come adesso. Allora, lei era una... mi vengono mai le parole, mannaggia perché vedo l'immagine. Spiegamela, Eh, ti aiuto io. sai quelle mm, le donne arabe con quei vestiti Urca? No. no, 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 tipo quelle delle ballerine arabe, come si chiamano? Ah, del ventre, l'alza del ventre? Ecco, sì, No. quel vestito lì, un vestito Una così, sai danzatrice del ventre. sì, che mentre danzava, ehm, mi viene da dire purificava, mi è arrivata questa parola, purificava le vibrazioni, quindi veniva chiamata dopo un po', dopo qualche anno che lei ha iniziato semplicemente a fare la ballerina del ventre, ok? Mhm. Negli spettacoli dei sultani, no, dei ricchi arabi. Si è iniziato a vedere la sua capacità, cioè dopo che lei danzava, molte persone di quella casa o di quel posto guarivano, smettevano di litigare, cioè c'erano cose molto positive, le vibrazioni miglioravano, ok? E quindi poi veniva proprio chiamata per migliorare l'atmosfera dell'ambiente o per far guarire delle persone. Quindi mentre lei danzava, è come se questo copricapo in eterico si espandesse e La corona. mm, eh, sai che hanno sul copricapo hanno questi ciuffetti di stoffa, no? Sai con dei tipo a Sì, volte, ecco, dei quelli lì, pennacchietti, pennacchi. esatto, dei pennacchietti, esatto, attraverso questi pennacchietti Mhm. si creava tutta questa rete vibrazionale di equilibrio. Perché oggi, cos'è questo eco? Chi è che Ma rompe prima è le palle? arrivato anche da me.
Mamma, da un po' che c'è da me. Molto curiosi di sentire dove stiamo arrivando. Chi? Perché visto i lavori che facciamo, io non mi trovo mai intorno a nessuno. In che senso? Intorno a nessuno? In che senso? Che mi rompe le palle. Uomini vestiti di nero. Non so, con la vecchia collaboratrice, quella parlava È vero. soltanto di persecuzione, ma forse era perseguitata Sì, mentalmente. se vedeva lei, le sue, sì, vedeva le Però ci sue. sono, Lontano, lontano. perché non si avvicinano? È troppo ampio il campo. Cioè vibri e vibro perché anche a me non succede molto intensamente e sentono il pericolo già da lontano. Possono solo capire a grandi linee dove ti sposti e dove ti sposti. È come se potessero solo tenere d'occhio i tuoi movimenti a grandi linee. Grandi linee intendo anche cioè, in un'altra città, non più vicino. Beh, ma lo sanno, no? Sì, infatti non so, questa è una cosa che non comprendo. Cosa continuare a... Fanno delle cose che non hanno senso. Ok, stavamo dicendo, perché Emanuela, dopo questa vita di danzatrice del ventre, oggi è alle prese coi simboli? Perché lì la chiave. Perché esatto, la stessa figura che era lei in quella vita mi è arrivata quando ho visualizzato la Monade. Monade è arrivata lei quando era danzatrice del ventre. Ok. Ricordare alcuni insegnamenti di quella vita facendo un corso di danza del ventre oggi potrebbe aiutare? Potrebbe aiutare, assolutamente. Potrebbe ritrovarsi portata senza saperlo? Allora, quello che mi viene è come se lei entrasse proprio in questa vibrazione e poi la integra con i simboli e i disegni. Sì, non vedo tanto cioè proprio la danza del ventre per sé, proprio come strumento, cioè non vedo che va a danzare, a fare lo spettacolo, no? Non è più quello il senso, ma il senso è proprio rientrare in quella vibrazione, in quel campo. Sì. E trasformarlo concretamente in disegni e simboli. Emanuela non vuole tornare. Come? Fare. Proseguendo questo percorso. Sì, però avendo l'ossessione di non voler tornare, si frena Beh, sì. e così tornerà per forza. Nel senso, secondo me, questo l'avevo già detto in un altro video, si può non tornare quando si è capito talmente tanto che quasi ti spiace, no? Che Mhm. quasi dici, vabbè, ormai il gioco l'ho finito, un po' mi dispiace perché adesso potrei veramente divertirmi. Sì. E allora lì c'è una vera scelta. Ma non tornare sbattendo i piedi come vecchio passato, no? Facendo capricci, dicendo che si è stanchi, che nessuno capisce niente, no, non lo dico, no, non lo dico, fiamme impossibili, stupidaggini del genere, e lì si ritorna per altre 100.000 volte, senza aver capito un cazzo, come in effetti è evidente dai fatti. Mhm. Va bene, simboli. Chiamiamo la EPS di Emanuela e chiediamole dei simboli. Allora, la PS è come se fosse allora, un semicerchio così,
con dentro tanti piccoli cerchi, Mhm. una decina. Eh, la pie invece sono due linee, ehm, così, con una linea in mezzo, forse la A che tu dicevi all'inizio. Mhm. Adesso è come se iniziasse a riunirsi. Come si chiama la PS? Eh, Coppa dell'essenza. E la PE? Cappello di chiusura. Ok, continuiamo con i simboli. Mhm. Quale altro ci manda? Arriva il simbolo della fiamma? Allora, mentre tu dicevi arriva il simbolo della fiamma, il corpo, potrei dire il corpo fisico è come se si fosse manifestato come un arco con una freccia e puntava la freccia e quando tu hai detto arriva il simbolo della fiamma, si è fermata la freccia e davanti c'è questa, eh, c'è una riga orizzontale, una riga verticale e un punto. È come se fosse un piedistallo e una linea con un punto che rappresenta la fermezza e la determinazione, il punto, ok? E quello è la fiamma. È vicina? Mi dice che prima di poter scagliare quella freccia verso la fiamma, la, Emanuela deve svuotare tutta la faretra di tutte le altre frecce. Quante sono? 13. 13 uomini? No, Ah. 13. Sta facendo così, un gesto molto italiano, la mano chiusa a limone. Come dire, che dici? Cosa dici? No, All'estero no, ci prendono 13 per il frecce sono le esperienze, molto, 13 esperienze significative. Ok, non so, un corso di danza nel ventre, del ventre, cimentarsi in 20 paginette di simboli suoi, Sì, mi è venuto anche eh, un cammino da sola, mi ha fatto vedere, non so. eh, 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 eh. Mm. Un'attività sportiva a cammino, Sì, un meditativa, cammino lungo, no, di più ah, giorni. Non so. una specie di cammino di Santiago vero, Sì. in quella roba lì. Mm, mm, mm. 13 esperienze. Sì. Va bene, andiamo a fare un giro con un drone immaginario sul suo cluster. Un enorme vaso di vetro trasparente, alto, molto alto, con dentro tutti dei bastoni colorati, tipo canne di bambù colorate, e ogni canna di bambù rappresenta una vita, con tutti i contratti. Ogni linea, diciamo, della canna di bambù è un contratto. E dall'alto si vede proprio, sai come, come lo Shanghai, no? Che tu butti e Mm. si aprono così, ecco, da sopra si vede questa specie di fiore, questo specie di cerchio creato appunto dalle canne di bambù aperte nel vaso di vetro. Per chi non lo sapesse, questo è un gioco degli anni '80, tanti bastoncini, cannucce, poi si lasciano andare, come un mazzo di spaghetti, diciamo, Sì, buttati nella pentola della esatto, pasta. Quando si apre, cioè più o meno a fiore, no? sì. Il gioco consisteva nel togliere ogni bastoncino senza muovere gli altri, se no penalità e cambio turno. Mm. Quanti sono?
Sono come le sue vite. E sono adesso 1300, non mi ricordo quanti erano, 1300. 1327. Sono 1327 colori diversi. Ok, li vuole tenere? No, ha creato un portale definitivo che è una rampa tipo quella degli acrobati per fare salti mortali, no? Dove fa rimbalzare tutte le canne di bambù su questa rampa per entrare poi nel portale. Elimina. Mhm. Ok, quindi non ha più vite, o sono solo contratti questi? Questi sono i contratti delle sue vite. Mhm. Cioè, le canne di bambù rappresentano la vita con i contratti, non è che sono la vita. Mhm. No, ok, quindi è... Non te quello cazza. no, non è l'esperienza, è quello che lei ha deciso di esperire in quella vita, ecco, quindi non è l'esperienza in sé. Avatar, c'è qualcosa? E c'è solo lo spicchio di quelle tre interferenze, più quella mentale. Allora, è strano perché non è pieno, ma è solo come se ci fosse il disegno dei bordi dell'avatar, no? Quindi il disegno del bordo dei capelli, del viso, proprio uno spicchio, poi degli abiti, tra virgolette. Lo tiene? No, ha aperto il portale definitivo e stavo Lo fa toccando. tutto dall'alto questo processo di qua e di là? No, no, Va poi lì. si era messa, sì. Va giù. Ok. Mhm. Sarebbe stato bello farlo dall'alto, come dire, la vedo, guardo dall'alto questa roba che non mi interessa, sono destinata ad altri orizzonti. Quello che dici è molto vero perché di solito, soprattutto alla fine, no, della sessione, quando le vibrazioni sono molto alte, la persona ha la possibilità di avere tutta la situazione sott'occhio proprio come un drone, Mhm. ok? E scendere solo nel particolare. Quindi Mhm. ehm, si ha molta più capacità di creare esattamente il particolare che noi vogliamo. Sono qui dall'alto, lo faccio perché sono qui per farlo, lo devo fare, però ho altre cose da fare. Emanuele ha fatto tutto, Mhm. non ha più uomini del tempo. Mm. Non ti sento. Emantide, dico. Ah, ok. No, no, non ha più Non ha. nulla. Entità, aggancio emotivo No, mentale non c'è più, non ha più gli impiantucci, no, ehm, ha una corona, no. ok, ha il suo potere creativo. Sì, sai cosa ha fatto? Mhm. Ehm, si è tirata sui capelli quasi come in una spirale. E, è come se adesso usasse i capelli al posto del copricapo che aveva quando era una danzatrice del ventre. Quindi in eterico sta sperimentando l'utilizzo dei capelli come antenna per sentire le vibrazioni e cercare di equilibrarle. Penso sia proprio un segnale della PS di provare a farlo quando lei danza o quando dipinge, quando disegna. Quali orizzonti ci sono adesso per Emanuela? A livello pratico, attivarsi a livello pratico per sincronizzare la parte che lei sta facendo a livello
diciamo spirituale e energetico con concreto, con la matrix, con la materia. Ci sono stati questi mesi di, diciamo, a livello, diciamo, proprio di azioni, un po' di, come dire, sedimento. Ok, dopo la separazione vedo proprio che ha avuto la necessità di sedimentare un attimo. E la PS gli ha detto chiaro con l'incidente di ieri. Ora è ora di ripartire, di attivarti proprio concretamente, quindi di creare la tua nuova vita, crearla anche nella materia. Quindi esci verso il mondo, sperimentandoti nella solitudine, anche mi dice. Il cammino, queste cose qua. Ecco. Che simbolo vedi? C'è un semicerchio come se fosse un sole in terra però, quindi come se fosse il suo sole con i raggi che lei deve seguire. Quindi, davanti a lei i raggi vanno verso di lei, quindi tante linee. C'è questo semicerchio che è il sole più tante linee in avanti. Messaggio finale di Emanuela a se stessa. Lancia la sfera e seguila. È come se si dicesse di lanciare l'esperienza come se fosse quindi una sfera, una biglia, quindi rotonda, morbida, in maniera morbida e fluida. Non repentina, mi viene da dire, non brusca, ma in maniera molto morbida. Quindi lanciare questa sfera, questa biglia che è l'esperienza e seguirla. Che ne so, devi cambiare casa non dall'oggi al domani, ma proprio fare passo per passo, no? Quindi prima andare a informarsi dove vuole, dove non vuole, come non la vuole, ok? Tipo una cosa così. Messaggio di Emanuela all'amico. Molto felice e disposta di condividere le mie intuizioni, ma prendile in maniera neutra senza sovrastarle. All'autore del libro. Ferma il vortice di questa sequenza frenetica di simboli e prova a prenderli più in maniera più, viene da dire piana, orizzontale. È come se lui rincorresse questi simboli, no? E prende tutti quelli che arrivano in maniera molto, come se fosse una tempesta, e invece dice prendili in maniera più piana, più omogenea, più lineare. La tua famiglia, i tuoi genitori sono vivi, no? Sì. Hai i genitori. Non potevo fare diversamente, questo è quello che ho potuto fare con i miei strumenti. A se stessa di nuovo. Non potevi fare diversamente, non potevi fare di meglio, hai fatto il meglio che hai potuto con gli strumenti che hai.
Simbolo finale. Una conchiglia di quelle a spirale Mhm. con un colore madreperla, però con tutti i colori all'interno che riflettono. Va verso l'alto. Quindi stavo per chiederti un colore finale, tutti i colori. Mm. Stavo per chiederti un materiale finale, madreperla. Mm. Va bene. Come la vedi? Connessa alla conchiglia madreperla. Vibrazione. 327 miliardi. Consapevolezza. 199. Vite. 894. Buono. Cervello. Adesso è 9.6 in questo momento. Anima. 67. Va bene. Pronto a tornare? Mhm. Disconnettiti da tutto e tutti.